amici del bosco, questa è la struttura per il mio tunnel di protezione dei pomodori. Oggi trapiantiamo i pomodori, abbiamo preparato una bella aiuola facendo anche una leggera concimazione di fondo perché i pomodori sono piante che vogliono tanto nutrimento, li proteggeremo con una struttura perché è vero che siamo arrivati a maggio e le temperature dovrebbero essere quelle giuste per i pomodori, ma c'è tanta variabilità e i pomodori sono molto sensibili, sono piante che arrivano da lontano, arrivano dalle Americhe e vorrebbero crescere con temperature sopra i 20 gradi. Anche di notte le temperature non dovrebbero andare troppo in basso, invece noi abbiamo una grande variabilità nelle nostre primavere, quindi un tunnel aiuta le piante a non bloccarsi nella crescita appunto a causa del freddo. Questa parte dell'orto ha avuto un sovescio invernale che è stato poi tagliato in primavera ed è stato interrato, è rimasto per un po' coperto a decomporsi, a seccarsi, il terreno è abbastanza in tempera perché appunto l'abbiamo tenuto coperto. Ho fatto un'ulteriore leggera concimazione di fondo con un po' di letame di cavallo maturo e adesso andiamo a mettere le piantine. Queste sono le piantine da trapiantare, sono tantissime perché quest'anno, addetto al semenzaio, non c'era soltanto il babbo ma anche Filippo. Guardate, questo plateau l'ha preparato lui e quindi insomma onore al merito, vedremo quanti pomodori sarà riuscito a riprodurre a partire dal seme. Le piante di pomodoro sono abbastanza facili proprio da riprodurre attraverso i semi se partiamo però da piantine non ibride, quindi è molto importante recuperare le varietà autoctone, le specie di pomodoro che sono più adatte al vostro territorio, in questo modo avrete anche una migliore garanzia di successo. Adesso c'è da lavorare, bisogna anche sbrigarsi perché c'è il rischio pioggia. Prima di estrarre le piantine dalla terra le bagniamo. Abbiamo già preparato due solchi, sono abbastanza ravvicinati, in genere i pomodori si mettono una bella distanza, tipo 70 cm, ma questi sono numeri da manuale, in realtà dobbiamo anche sapere con che piante abbiamo a che fare. Ci sono dei pomodori che crescono per tutta la vita e quindi diventano molto grandi, sono quelli che dobbiamo impalcare con delle strutture abbastanza resistenti, in genere li si fanno con le canne, e ci sono anche dei pomodori invece che hanno una crescita limitata che è questo il nostro caso, e quindi comunque li andiamo a mettere un po' più vicini. Li metteremo a quinconce, mettiamoli così, in modo da dare un bello spazio comunque alle radici per svilupparsi. Operazione delicatissima perché le piantine sono tutte all'interno dello stesso contenitore, non ci sono alveoli separati per ciascuna piantina. Vedete, non ho un panetto compatto, ho un pochino di terra trattenuta dalle radici, devo lasciare le radici il più possibile libere per non danneggiarle perché è da lì che la pianta si nutre. Cosa importante per i pomodori è che si va a interrare anche un pezzetto di stelo perché questi peletti che si vedono sullo stelo si possono trasformare in radici. Stiamo procedendo spediti, Allora, si sente proprio il profumo della pianta del pomodoro, anche quando si trasferisce, un profumo molto particolare. Non siamo stati super precisi, nella disposizione, comunque adesso ci aggiustiamo. Siamo quasi, la prima parte, diciamo, l'obiettivo che ci siamo dati stamattina, l'abbiamo quasi raggiunto. Prime gocce, ma siamo arrivati in fondo, Pioggia perfetta, così non dobbiamo annaffiare, è arrivata giusto in tempo. Pasco, tu i pomodori come li coltivi di solito? Così. Grazie per l'esposizione, Chiara. Questo tratto l'abbiamo fatto, le piantine più piccole le rimettiamo nel semenzaio, così se ci serve di sostituirle, poi dobbiamo anche continuare a riempire altre aiuole, li recuperiamo. Sto completando il rincalzo dei pomodori, con la palettina aggiungo ancora un po' di terra. Prima di mettere la pacciamatura, i pomodori li possiamo interrare parecchio.
Prossimo passaggio, un pochino di pacciamatura e poi la copertura. Per la struttura di copertura abbiamo preso dei tondini di ferro. Ora questi sono un ottimo materiale, se li trovate di riciclo ben venga, perché in questo periodo il metallo costa sempre di più e quindi a comprarli un po' costano. Comunque sono strutture che poi potete utilizzare tutta la vita, quindi l'investimento vale la pena. Questi sono lunghi 2 metri circa e il diametro è 0,8. Sono quelli diciamo che abbastanza facili poi da piegare. E adesso vediamo come piegarli per fare una struttura di questa forma. Vado? Vadi! Batti lei! Ci riuscirà? Secondo voi? Secondo voi ci riuscirà? Ok. Ultima piegatura. Olè. Vediamo un po'. Com'è? Com'è? Vabbè, insomma, dai, può andare. Ok, bravo Filippo. Adesso lo vado a piegare. Si può fare anche con il ginocchio. Filippo è bravissimo a farlo, ma io ho questa incudine qui fantastica e quindi l'operazione la posso fare così. Prendete largo e piegate. Ok? Prima parte, poi di nuovo metà. A metà di questo deve essere in linea con la piegatura che avete dato prima. Ok, ancora a metà. Ok, e il mio archetto è fatto. Li metto circa 1,5 metri. I tondini sono a posto. The next day. Proseguono i lavori nella nostra piantagione di pomodori. Come siamo andati avanti? Abbiamo finito di piantare le piantine lungo tutta la linea, sono 20 metri di pomodori, quasi 100 piante. Abbiamo finito di sistemare i nostri tondini piegati che devono sorreggere questo telo. Abbiamo anche messo un tubo nero per l'irrigazione a goccia. Stiamo bloccando il tubo dell'irrigazione a goccia. Come facciamo? Con degli oggetti regalati dalla natura. Questo è un pezzettino di canna di bambù, lo tagliate in modo che ci rimanga un cuneo, come si posso descrivere, quindi infilo qua e questo mi blocca il tutto. Il lavoro prosegue fissando il telo. Vedete, è un telo veramente leggero, quindi bastano dei bastoni che io tenevo già prima quando avevo l'orto coperto dal telo di plastica, che me lo bloccano così. La cosa che caratterizza questo mio tunnel di protezione per i pomodori è proprio il telo, che non è un normale telo di plastica impermeabile di quelli che si utilizzano per fare le serre di protezione delle piante. Questo è un telo anti-insetto. Quindi è un telo che è traspirante, è un tessuto, ci sono dei buchini, fa comunque passare l'acqua piovana, tra l'altro adesso sta piovendo, passa comunque. Ha una funzione di protezione dal freddo, nonostante che appunto si tratti di qualcosa di leggero, riesce comunque a proteggere le piante. Ha anche un po' di funzione ombreggiante, verrà utilizzato e tornerà utile anche nel caso che ci sia un'invasione di insetti nocivi tipo le cimici. Perché ho deciso di utilizzare un telo, che in fondo è una complicazione del lavoro? Avete visto quante operazioni ho dovuto fare? Allora, io ho notato che i pomodori avevano una certa difficoltà a crescere. Con questo telo cerco di risolvere alcuni problemi. Uno dei problemi è quello del freddo iniziale. Li ho messi giù a maggio, quindi in teoria il tempo dovrebbe essere buono, ma abbiamo visto che le temperature ancora vanno giù abbastanza durante la notte. Questo telo ha un piccolo effetto termico, quindi mi aiuta. Poi abbiamo sempre più fenomeni estremi, grandini, pioggia forte battente. Il telo dovrebbe mitigare tutti gli eventi atmosferici, compreso il vento. Adesso lo blocchiamo bene perché dovrebbe reggere anche il vento, ed è anche più semplice da gestire un telo che ha dei buchini, quindi fa passare l'aria, no? La rallenta, ma allo stesso tempo il vento non gonfia la serra e poi la porta via.
Dei teli leggermente coprenti sono utilissimi anche in estate, perché abbiamo anche il problema opposto, estati troppo calde che fanno bloccare lo sviluppo delle piantine. Lo sapete, sulle foglie, su tutte le parti verdi delle piante ci sono gli stomi, che sono questi forellini con i quali le piante gestiscono la quantità di umidità al loro interno, assorbono l'anidride carbonica ma fanno anche uscire vapore acqueo. Quindi le piante, quando fa molto caldo, per risparmiare energie, per risparmiare acqua, non aprono gli stomi, e questo ne blocca completamente lo sviluppo. Noi in questo modo cerchiamo di dare condizioni che consentano alle piante di continuare a crescere. Negli anni scorsi i miei pomodori maturavano e si sviluppavano molto tardi, cioè aspettavano la fine del caldo per crescere. Vediamo se quest'anno le cose vanno meglio. Un'altra cosa importante di questo telo è che è molto più resistente dei teli di plastica, quindi lo potrete utilizzare per tanti anni, anche se al momento sembra un investimento, un certo investimento, però è qualcosa che se voi poi ogni anno ripiegate e mettete bene da parte, vedrete che vi durerà per tanto tempo, ed è utile anche in inverno. Io lo stesso telo lo metterò, penso, sopra i finocchi il prossimo inverno, per appunto allungare anche la loro stagionalità. Serve un po' di gestione, perché è importante che il telo in certi momenti della giornata venga sollevato, perché devono comunque transitare gli insetti finché ci sono i fiori da impollinare. Se arriva invece l'attacco delle cimici, chiudete e limiterete i danni. Sta piovendo, ci dobbiamo sbrigare, quindi grazie di aver visto il video, condividetelo con gli amici che hanno bisogno di consigli sulla coltivazione dei pomodori, mettete un like, lasciate i vostri commenti, ci vediamo presto. Io mi devo sbrigare a terminare i lavori. Ciao, al prossimo!